Ma quanti sistemi wireless ci sono in commercio? Ce n'è un'infinità, oserei dire ce ne sono fin troppi. Si va da quelli proprio scarsi da 20 euro fino a sistemi che costano anche 1000 euro. Poi vedere cosa vale la pena prendere, insomma, anche quello è un bel discorso interessante. E in questo caso, con il sistema wireless di oggi, voglio a fine video dirvi perché dovete comprarlo e perché potete anche benissimo farne a meno. Io nel canale ho già recensito 4 o 5 sistemi wireless partendo da quelli più economici, che però hanno sempre funzionato bene, licato da 2,4 o da 5,8 GHz fino al NUX e fino al sistema che io uso da più di un anno con molta soddisfazione, che è il sistema di Xvive. Xvive è un sistema che mi ha subito conquistato per la sua qualità e semplicità d'uso. È un sistema che uso praticamente tutti i giorni, finché non mi è arrivata questa nuova cosa da Swift Audio, questo nuovo sistema che va a integrare quello che vi avevo fatto già vedere qualche settimana fa, forse un paio di mesi fa. Questo è il WT09A, che è un sistema a 2,4 GHz. Questo è il B, che è un sistema a 5,8 GHz. E lo apriamo perché è già da qualche giorno che lo uso e devo dire mi è piaciuto non poco. Ecco, ci sono i vari libretti di istruzione, la scatolina con tutti i cavi necessari per la ricarica e questa scatolina famigerata che contiene il trasmettitore e il ricevitore, che mi ha sempre fatto impazzire perché è molto difficile da aprire. Io l'ho un po' modificata, ecco, per quello l'ho aperta così facilmente. Qui ci sono i due oggetti, trasmettitore e ricevitore. Rispetto al sistema 09A, che era fatto con con due trasmettitore e ricevitore nero, questi sono azzurri, molto più carini secondo me. Hanno lo stesso modo di accensione, si tiene premuto un paio di secondi e si accendono, si accoppiano. Qui sono già accoppiati. Per vedere di trovare altre frequenze in caso di affollamento basta schiacciare un paio di volte l'uno e l'altro e trovano automaticamente una frequenza più sicura. Però già di per sé all'accensione questi due come li chiamo, Pinco e Pallino, trovano da soli la loro frequenza migliore, analizzano un po' la stanza o il teatro o dove andate a suonare e trovano la frequenza migliore per accoppiarsi. Allora, questo sistema rispetto al sistema precedente da 2,4 GHz ha qualcosa in più. Come latenza siamo praticamente uguali, siamo sui 5 millisecondi, hai 6 canali disponibili, ha una distorsione armonica di 0,04%, praticamente inesistente, e la distanza tra i due apparecchi può arrivare a 50 metri rispetto ai 30 del 09A dell'Xvive, devo dire. Però su alcuni siti ho visto 50-60 metri, su alcuni siti ho visto 30, per cui siccome è appena uscito probabilmente c'è un po' di confusione. Io rimango sui 30 metri che sono sicuri. È molto difficile trovare un palco dove la distanza fra il trasmettitore e il ricevitore sia superiore ai 30 metri. Vi auguro di suonare in un palco così grande, ma so che per il 99,9% di voi e di noi, diciamo, non sarà mai possibile. Quindi, cosa hanno in più questi oggetti?
La batteria dura 4 ore e per ricaricarla ce ne vogliono 2. Anche i due cerchi verdi che si vedono quando si accendono i dispositivi possono cambiare colore. Quando sono verdi vuol dire che la situazione è ottimale. Possono diventare gialli, un colore via di mezzo fra un verde e un giallo, vuol dire che la situazione è ancora buona, ma ci sono delle piccole criticità. Quando il cerchio diventa rosso vuol dire che bisogna trovare un altro canale perché ci sono cose, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, hanno un'impedenza molto alta, 1 mega ohm di input e 1 kilo ohm di output, che è un valore molto molto buono. Io non sono un esperto, sono andato a guardare su Google e l'intelligenza artificiale mi ha riferito che è un ottimo valore. Bene, quindi vedete anche voi hanno caratteristiche comuni a top di gamma di altre marche e questi Swift Audio devo dire mi hanno messo in crisi rispetto all'X Vive e per questo posso consigliarli. Ma allora io dicevo, perché dovreste comprarli e perché no? Comprarli dovreste perché sono veramente buoni e danno sicurezza soprattutto e libertà di movimento. Direi, se suonate dal vivo o anche se andate in sala prove col vostro gruppo, non volete cavi in mezzo ai piedi, vanno più che bene. Siete sempre sicuri di non avere interferenze, suonate bene, risposta e dinamica perfetti, non avete bisogno di nessun cavo. Devo dire, questi due dispositivi sostituiscono il cavo in tutto e per tutto. Io sono ormai 3 anni che non uso più cavi e mi sembra veramente un paradiso. Non avete alcuna differenza, fidatevi. Ecco, quindi se avete un'attività abbastanza buona come chitarristi o bassisti, insomma, ve li consiglio, li prendete una volta e li avete per sempre, per cui tranquillamente avete tra le mani un sistema di alta qualità che vi accompagnerà a lungo. Perché non dovete prenderli, oppure chiaramente ognuno con i propri soldi fa quello che vuole, ma se suonate in camera, suonate per conto vostro, suonate veramente in ambienti, in situazioni molto molto raccolte, non vi servono, vi vanno bene o quelli precedenti, lo 09A, ma vi possono andare bene anche un sistema 5,8 GHz della Licato, che non hanno niente che non va, vanno bene anche loro, costano anche questi sui 60-70 euro, ora non ricordo bene. Quindi se non avete esigenze dal vivo o cosa, io vi consiglio di non spendere la cifra necessaria a comprare questi così per essere sicuri di suonare bene in camera vostra. Poi se lo volete fare, liberissimi di farlo, ci mancherebbe altro. Poi questa è una cosa che non posso provare, però mi è successa sugli Swift Audio precedenti. In teoria, tenendo premuto per 7 secondi, il dispositivo si spegne, vedete? Ecco, questi due vanno più che bene. Mentre i precedenti che mi hanno inviato, dopo un paio di giorni che li usavo, il bottone superiore si è praticamente crashato, non andava più. Ora si accendono, se io li voglio accendere si accendono, però quando devo spegnerli faccio molta fatica perché il bottone non va, ecco, per cui sarebbe molto seccante che la stessa cosa succedesse su questi. Probabilmente, e lo dico onestamente, mi hanno inviato degli esemplari di pre-produzione che non erano ancora perfetti e testati, per cui questi che mi hanno inviato l'ultima volta, qualche giorno fa, sono assolutamente migliori anche come qualità costruttiva.
Altra cosa che avevo già fatto notare, dietro qui ci dovrebbe essere un'icona, e c'è, però non si vede. Qui c'è una specie di amplificatore, di registratore, e qui c'è la forma di una chitarra per indicare che questo è il trasmettitore e questo è il ricevitore, ma non si vedono praticamente. Se sei in un ambito live o devi infilare, cioè non li vedi, devi andare proprio lì, metterti gli occhiali nel mio caso e capire, vedete, questo è il ricevitore, questo è il trasmettitore. Ecco, per cui queste sono piccolezze che però possono anche dare fastidio. E altra cosa, questa custodia, per aprirla mi sono rotto un'unghia perché è veramente chiusa, veramente difficile da aprire. Ho già scritto a quelli di Swift Audio di rimediare a queste cose. Sono piccole cose, ci mancherebbe altro, però possono anche dare fastidio. Ecco. Per il resto, devo dire, la qualità di questo sistema è veramente buona, assolutamente buona, per cui io continuerò a usarli e vi assicuro che se troverò ancora dei difetti, magari farò uno short di aggiornamento o cosa, perché se qualcuno di voi intende prenderli, è giusto che sappia se vanno bene anche alla lunga, perché chiaro che il primo mese vanno bene, bisogna vedere dopo un anno se sono ancora validi, e magari fra un anno farò un altro video e vediamo se è così veramente. Per il resto, guardate, vi consiglio, come dicevo, a chi ha un'attività live, spende una discreta cifra per averli, però poi ha una situazione molto sicura e tranquilla. Ecco, per chi suona a casa sua, ecco, lo dico onestamente, prendetevi dei Licato e guardate che vanno bene, ve lo assicuro, perché li ho usati anch'io per molto tempo e non ho mai avuto problemi. Ecco, quindi Swift Audio, diciamo, promossi con riserva. Ecco, vediamo come va a finire fra un anno. Ecco, comunque, ragazzi, io vi dico, se la cosa vi intriga, prendeteli, non è che costino 1 milione, insomma, ecco, non è una spesa eccessiva per la qualità che offrono. Bene, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.